Bentornati sul mio canale, sono Mr. Reset e oggi voglio parlare di identità sul posto di lavoro. È un argomento abbastanza interessante e lo spunto per questa discussione mi è venuto durante un confronto con un collega in queste settimane e si stava parlando un attimo del come ci si organizza, i documenti, come si struttura il curriculum e a un certo punto ci siamo focalizzati su quella che è la mini presentazione, come l'elevator pitch, no? Avete presente sui profili LinkedIn o sul curriculum, è buona norma, al di là di tutta la lista delle attività che si è svolte lavorativamente, tutte le esperienze professionali, mettere anche una breve descrizione, proprio 4 righe in cui ci si descrive come personalità, come interessi, come caratteristiche. Perché è stato interessante questa discussione? Perché mi sono accorto come nel cambiare la propria fase di carriera, l'identità lavorativa necessariamente muta. Allora, il tutto era scaturito dal fatto che questo collega, appunto un ingegnere anche lui, con un'ottima esperienza lavorativa, 10 anni di lavoro alle spalle, si è definito sono un ingegnere elettronico con. E allora là mi ha fatto un attimo pensare, perché ovviamente mi aspetto una definizione del genere anche riguardando quello che è stato il mio percorso, soprattutto all'inizio della carriera. Ora, come ingegneri, è inutile negarlo, siamo molto orgogliosi e molto legati al discorso della laurea in ingegneria, e tanto che entra a far parte di quella che è la striscia dell'identità. Forse conoscete tutto il discorso di quelli che sono i comportamenti, quella che è l'identità, quindi la differenza tra io fumo, io sono un fumatore e via discorrendo. No? Ora, senza entrare nella sfera psicologica, però l'importanza del identificare qualcosa rispetto alla nostra identità. Allora, questo per me è stato molto interessante come stimolo, mi ha fatto anche un po' ripensare ai contenuti che abbiamo condiviso nei precedenti video. E ho parlato spesso e ho fatto anche un video dedicato allo Strengths-Based Leadership, il sistema sviluppato da Gallup, che abbiamo visto fondamentalmente di che si tratta. È uno dei tantissimi assessment che si possono fare online e questo lo raccomando particolarmente perché mi è piaciuto molto, è basato sul sistema di Clifton e mi è piaciuto molto perché devo dire che tra i vari test che ho fatto è quello che mi ha aiutato meglio a identificare quali sono le mie caratteristiche a livello lavorativo, fondamentalmente come funziono meglio, quali sono i settori nei quali rendo meglio rispetto a quelli dove ho, se vogliamo, deprioritizzato come caratteristiche. Allora che succede? Vi ho spiegato che questo tipo di analisi mi ha aiutato molto, soprattutto nel mio percorso di carriera, perché una volta inquadrato quello che è quella che è la mia area di competenza rispetto alle quali lavoro meglio, e mi ha aiutato per le scelte di carriera successive, no? Mi sono concentrato su ruoli e attività che fossero più in linea con questa specifica area di competenza. Quindi invece di soffrire, impegnarsi per sviluppare quelle che sono delle aree dove sono meno efficiente, lavorando su quelli che sono i miei punti di forza mi ha permesso di avere una crescita esponenziale nella soddisfazione al lavoro, posizioni e tutto. Allora, questo è interessante perché ovviamente dopo quest'anno sono 22 anni di lavoro, 23, entro nel 23esimo, ovviamente non mi presento come un ingegnere. Perché? Perché l'essere ingegnere è il mio background accademico, ma la mia carriera si è sviluppata negli anni, quindi quello che io sono oggi a livello professionale è il risultato di 23 anni, 6 aziende e 8-10 ruoli diversi coperti in queste aziende. E quindi questo per me è stato molto interessante perché quando prepariamo il curriculum, quando approcciamo qualcuno o ci descriviamo, da dove partiamo? Allora, qual è il punto fondamentale? Quando siamo all'inizio della nostra carriera, ovviamente la cosa più importante che abbiamo probabilmente è il nostro titolo accademico, perché ovviamente ci confrontiamo con persone junior, con persone che hanno da poco finito come noi il percorso accademico e quindi la differenza è essere laureato in ingegneria o in economia e commercio o giurisprudenza o qualunque altra cosa. Ma andando avanti, io con quella laurea posso aver fatto di tutto.
Cioè, quello è il mio background, ma nella mia carriera vi ho raccontato di dirigenti di settori quasi tecnici con persone in gambissime, veramente che rispetto profondamente, gente che ha un percorso accademico in teologia o in materie che non ci si aspetta assolutamente. Figurati se Marchionne poteva presentarsi come sono un laureato in filosofia. Ovviamente parliamo di altro. Per cui quello per me è stato molto importante e stavo pensando esatto come questa identità è evoluta nel periodo della mia carriera. Quindi inizialmente anche per me, io sono un ingegnere, poi anche lì che succede? Che nella propria narrativa e anche nella propria documentazione curriculum, quando si è all'inizio c'è il titolo come parte principale e poi magari no, bisogna riempire questa famosa pagina con esperienze, volontariato, attività esterne, qualche dettaglio, progetti che sono stati fatti durante il periodo universitario, la laurea, la tesi fatta a livello sperimentale e si riempie un po'. Ma quando poi vado avanti e inizio a riempire il mio bagaglio di esperienza lavorativa, e questo deve necessariamente essere a scapito della mia parte precedente, no? Per cui quando inizio a riempire, ad avere esperienze in 2 o 3 ruoli, 2 o 3 aziende, il mio curriculum deve diventare il 70-80% quello e tutta la parte precedente devo iniziare a snellirla. Non posso rimanere con una pagina di lista degli esami universitari e una pagina di posizioni lavorative. No, quando ho 5 anni di lavoro, ma mi serve solo sapere se sono laureato in ingegneria o magari il titolo della laurea se è interessante, neanche più il voto, chi se ne frega a un certo punto, no? Per cui questo è importante e così come a livello documentale si deve dimostrare la crescita e che il focus della propria identità lavorativa è in quello che si è compiuto nell'esperienza, e questo si riflette sia a livello documentale che a livello proprio di personalità. E quindi, riflettendo sulla mia posizione adesso, se io mi dovessi presentare, sicuramente, probabilmente inizierei con sono un padre cinquantenne, focalizzato sulla parte strategica, strategic thinking, e questo si è sviluppato durante questo periodo, insomma, ho coperto determinati ruoli, adesso ho certe responsabilità, se poi c'è più tempo posso dire ho un background accademico in ingegneria, ma nella maggior parte delle conversazioni aziendali quando ci si presenta a nuovi colleghi o a nuove divisioni, ma neanche si dice. Magari evidenzio che ho una laurea in ingegneria o che ho avuto dei ruoli tecnici in passato se sto parlando con dei colleghi in siti manifatturieri che tendono a vedere chi è nella divisione, nell'headquarter, un po' distaccato nella famosa torre d'avorio o torre di cristallo. Allora là dici no, sono un ingegnere anch'io, quindi ho ben presente quali sono determinati challenge che avete e via discorrendo. In quel caso sì, ha senso, ma ripeto, è nella coda del discorso la parte qual è il mio background. Io sono ciò che sono diventato in questi 22 anni di lavoro e ho una laurea in quel settore, anche perché, cioè, ragazzi, ipotizziamo che non siete usciti fuori corso, ma io sono ovviamente fuori corso, ma dopo 25 anni, ma come può essere quello che avete fatto nei primi 5 anni più definente di quello che avete fatto nei 20 anni successivi? Ovviamente, no? Per cui, se io penso a, per esempio, quello che leggo adesso, ho qui un paio di libri interessanti. Vi ho spiegato che io sono molto strategic thinking, a me piace molto unire i puntini sugli aspetti, sui vari aspetti aziendali in diversi settori, per cui se io dovessi descrivermi non andrei a recuperare il libro o i testi tecnici che avevo approfondito, alcuni li ho anche conservati, ma giusto così per un valore affettivo. Oggi ho libri come questo, Saying the Big Picture di Kevin Cope, oppure What the CEO Wants You to Know di Ram Charan. Questi sono i libri che probabilmente indicherei come libri che descrivono quello di cui mi occupo adesso. No, sono libri che dicono, guarda che qualunque tu sia il tuo lavoro, qualunque sia la tua area, quello che è importante a chi gestisce magari uno skip level anche 2 livelli sopra di te, chi gestisce queste cose non gliene frega magari del tecnicismo, ma gliene frega è focalizzato su determinati aspetti, l'impatto a livello aziendale, l'impatto a livello di reportistica per gli stakeholders o per gli shareholders e via discorrendo. Ecco, per cui mi piaceva molto mettere uno spunto di riflessione e vorrei anche sapere i vostri commenti a riguardo, come
Cioè, se vi siete accorti di un'evoluzione nella vostra percezione della vostra identità lavorativa negli anni, o se questo vi inizia a far riflettere come vi definireste oggi. Perché, ripeto, anche dopo 5 anni, magari avete capito che la vostra carriera è quella di project manager, oppure la vostra carriera è di team leader, o siete molto interessati nel planning. Ovviamente sono un project manager e con queste caratteristiche lavorative mi piace questo, questo e quest'altro, e poi nel curriculum si vede che avete un background accademico in ingegneria. Spero l'argomento sia interessante, probabilmente va anche approfondito in futuro e grazie ancora, fatemi sapere nei commenti se c'è qualche approfondimento. Grazie.